Amici di Battista 70 Phone, oggi parliamo di tre smartphone che nel 2026 rappresentano l'estremo del camera phone. Sono Xiaomi 17 Ultra Like Edition, Oppo Find X9 Ultra e Vivo X300 Ultra. Qui non siamo davanti a semplici top di gamma con una buona fotocamera, ma siamo vicini a una compatta evoluta, quindi sono smartphone per chi scatta tanto, gira tanti video, usa lo zoom, usa il ritratto, insomma, praticamente possono sostituire una compatta. Partiamo subito dai prezzi per capire anche il posizionamento. Oppo Find X9 Ultra arriva in Italia nella versione 12512 a 1699 euro. Il 300 Ultra sale a 1999 euro nella versione 16 1 tera, mentre il bundle con il Photography Kit professionale arriva a 2399. Xiaomi 17 Ultra parte da 1699 nella versione 16 1 tera, mentre la versione Leica Lace Phone Powered by Xiaomi arriva a 1999. Quindi Oppo è quello più equilibrato come prezzo, mentre Vivo e Xiaomi entrano in una fascia proprio da appassionati veri. La cosa interessante è che questi tre smartphone non raccontano la stessa idea. Xiaomi 17 Ultra Leica Edition è il più tecnico e particolare. Ha un'impostazione molto legata al mondo Leica, con profili colore, controlli più avanzati, ghiera girevole e un approccio più creativo. Non è il più immediato, però può dare grandi soddisfazioni a chi ama costruire lo scatto. Oppo Find X9 Ultra è il più equilibrato, ha fotocamere di altissimo livello, ma non vive solo di quelle. Display, autonomia, ricarica, software e uso quotidiano hanno un ruolo importante. Per questo è il modello più facile da consigliare a un pubblico più ampio. Vivo X300 Ultra è il più fotografico dei tre. La collaborazione con Zeiss, la focale principale da 35 mm, il tele da 85 mm e il Photography Kit lo rendono lo smartphone più vicino a una piccola camera evoluta. Sul design sono tutti grandi, importanti, costruiti attorno al modulo fotografico. Nessuno dei tre punta sulla compattezza, quindi bisogna accettare dimensioni generose e un peso davvero top di gamma. Xiaomi 17 Ultra Leica Edition è quello più riconoscibile, sembra quasi una fotocamera compatta travestita da smartphone. La ghiera girevole attorno al modulo camera lo rende più fisico da usare e rafforza la sua anima fotografica. È il più scenografico e anche il più divisivo. Chi ama il mondo Leica lo troverà affascinante, mentre chi cerca uno smartphone più sobrio potrebbe vederlo come più impegnativo. Oppo Find X9 Ultra sceglie una strada più elegante e bilanciata. Il modulo camera è grande, però l'insieme resta armonico. La finitura Tundra Amber in ecopelle aiuta nel grip ed ha una sensazione premium senza risultare eccessiva. In mano è grande, ma resta più facile da vivere ogni giorno rispetto agli altri due. Non vuole sembrare una fotocamera vintage né un prodotto estremo, vuole essere un flagship completo, curato e pratico. Vivo X300 Ultra è il modulo fotografico più importante alla vista, però il design generale resta il più sobrio, le linee sono pulite e l'estetica comunica una forte attenzione alla fotografia senza cercare troppo l'effetto speciale. Con il Photography Kit poi cambia anche il modo di usarlo, diventa quasi una piccola fotocamera connessa più con uno smartphone classico. In sintesi Xiaomi è il più iconico, Oppo il più pratico, Vivo il più fotografico anche nel design. Il display su smartphone di questo tipo non è solo uno schermo, diventa un vero mirino perché serve per comporre, controllare esposizione e colori, rivedere foto e girare video. Xiaomi 17 Ultra Leica Edition monta un pannello OLED da 6,9 pollici con refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco fino a 3500 nit. È il più grande dei tre, quindi offre un'esperienza molto immersiva durante lo scatto. La diagonale aiuta soprattutto quando si lavora con zoom, profili Leica, modalità manuali, inoltre l'interfaccia dedicata rende l'esperienza più fisica e più vicina alla fotografia. Oppo Find X9 Ultra usa un display AMOLED da 6,82 pollici, risoluzione 2K e refresh rate fino a 144 Hz. È il pannello più versatile del gruppo perché funziona benissimo per fotografia, video, social, giochi e uso quotidiano. Qui si vede bene la filosofia di Oppo, non punta solo sulla fotocamera, ma costruisce un'esperienza completa. Lo schermo è fluido, definito e adatto a tutto. Vivo X300 Ultra monta anche lui un pannello LTPO AMOLED da 6,82 pollici, risoluzione 2K e refresh rate fino a 144 Hz. La resa è ottima, ma si percepisce una lettura più fotografica. Il display sembra pensato soprattutto per controllare meglio scatto, profondità, colore e composizione. Quindi Xiaomi offre il mirino più grande e scenografico, Oppo il display più trasversale, Vivo quello più integrato nell'esperienza fotografica. A livello hardware partono tutti da una base molto alta, con piattaforme davvero flagship, memorie veloci e prestazioni adatte a foto, video, editing leggero, multitasking e gaming. Qui però non serve solo a fare una gara di benchmark, nell'uso reale vanno tutti fortissimo, le differenze si vedono soprattutto nella gestione dell'autonomia e nell'uso prolungato della fotocamera.
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition è potente, ma spinge l'utente a usare molto la camera. Profili Leica, zoom, modalità avanzate e controlli manuali portano naturalmente a scattare di più, quindi l'autonomia va letta dentro questo tipo di utilizzo più intenso. Oppo Find X9 Ultra è quello più rassicurante, la batteria da 7050 mAh unita alla ricarica rapida, cablata e wireless lo rendono il più adatto alla giornata piena. Foto, video, social, chiamate, mail, navigazione e qualche gioco vengono gestiti con più tranquillità. Vivo X300 Ultra ha una batteria da 6600 mAh e resta molto solido, però anche quello che più facilmente userete come camera principale. Quindi tra scatti ad alta risoluzione, tele, video e sessioni più lunghe il consumo può salire. Se guardiamo solo alla serenità quotidiana, Oppo Find X9 Ultra è quello che convince di più. Ora entriamo nella parte più importante, la fotografia. Xiaomi 17 Ultra Leica Edition usa una principale Leica da 50 megapixel con sensore da 1 pollice focale equivalente a 23 mm e apertura f/1.67. Qui il valore non sta solo nei numeri, sta nel look Leica, nei colori, nel contrasto e nella personalità dello scatto. È il telefono che invita di più a sperimentare, si può scattare in automatico, certo, ma dà il meglio quando si entra nella sua logica, profili, esposizione, composizione e resa finale diventano parte dell'esperienza. Oppo Find X9 Ultra punta su una principale Hasselblad da 200 megapixel, apertura f/1.5 e stabilizzazione ottica. La resa è più immediata, più pronta e più facile da gestire. Offre tanto dettaglio, buona gestione delle luci e colori curati senza obbligare l'utente a lavorare troppo sulle impostazioni. È il più adatto a chi vuole aprire la fotocamera, scattare e avere quasi sempre un risultato forte. Vivo X300 Ultra invece sceglie una principale Zeiss da 200 megapixel con una focale equivalente a 35 mm. Questa scelta cambia parecchio il modo di fotografare, l'inquadratura è meno grandangolare, il soggetto prende più presenza e lo scatto appare più ragionato. È meno universale ma più fotografico. Per ritratti ambientali, scene urbane, dettagli e foto costruite con calma, Vivo ha una marcia molto più personale. Lo zoom separa ancora di più questi tre smartphone. Xiaomi 17 Ultra Leica Edition usa un tele Leica da 200 megapixel con focale equivalente a 75-100 mm e zoom ottico meccanico continuo. È una scelta rara su smartphone. Non passa solo da una focale fissa all'altra, ma permette un controllo più aggressivo. Questo lo rende perfetto per chi vuole costruire l'inquadratura, lavorare sui dettagli e usare lo zoom in modo più fotografico. Oppo Find X9 Ultra è il più versatile. Ha un tele 3x da 200 megapixel e un periscopio 10x da 50 megapixel. Quindi copre bene sia la media distanza sia lo zoom più spinto. È molto pratico per ritratti, città, eventi, animali, dettagli e soggetti lontani. Vivo X300 Ultra lavora con un Zeiss Apo da 200 megapixel, equivalente a 85 mm. Qui lo zoom non serve solo ad avvicinare un soggetto, serve a fotografare meglio. Gli 85 mm sono perfetti per volti, dettagli e separazione dello sfondo. Nei ritratti infatti Vivo è probabilmente il più naturale. Il bokeh è morbido, la separazione dei piani è credibile e spesso non serve nemmeno entrare subito in modalità ritratto. Xiaomi fa ritratti più creativi e personali, Oppo è il più costante e immediato, Vivo è quello più vicino alla fotografia tradizionale. Nelle foto notturne Xiaomi 17 Ultra Leica Edition parte molto forte grazie al sensore da 1 pollice. Raccoglie tanta luce e produce scatti serali con un look più cinematografico. La principale è la lente più convincente, mentre ultrawide e tele possono essere un po' meno uniformi. Oppo Find X9 Ultra è il più costante tra le varie lenti, la principale da 200 megapixel lavora bene, ma anche il tele 3x resta credibile in molte situazioni serali. Inoltre la ultra grandangolare da 50 megapixel con campo visivo da 123 gradi e autofocus è molto pratica per paesaggi interni e architettura. Vivo X300 Ultra resta il più fotografico anche di notte, la focale da 35 mm rende le scene più concentrate sul soggetto. In città tra luci, insegne, vetrine e dettagli può tirar fuori immagini molto curate. Sulla ultra grandangolare Vivo è molto interessante grazie al sensore Zeiss da 50 megapixel. Non sembra una lente secondaria, ma una parte vera del sistema. Per i selfie invece Oppo e Xiaomi risultano più comodi. Entrambi hanno una frontale da 50 megapixel con autofocus e focale ampia. Vivo resta valido, ma meno flessibile nei selfie di gruppo e nei video più frontali più larghi. Anche nei video siamo su livelli altissimi. Xiaomi 17 Ultra Leica Edition registra fino in 8K a 30 fps e arriva al 4K Dolby Vision fino a 120 fps. È il più creativo, soprattutto per chi vuole lavorare sul look, sui profili e sulle modalità più cinematografiche. Oppo Find X9 Ultra è il più pratico, offre grande qualità video, buona stabilizzazione e una gestione più lineare. È perfetto per chi gira spesso contenuti per YouTube, social, recensioni, viaggi o clip veloci. Vivo X300 Ultra è il più orientato alla produzione avanzata, supporta 4K fino a 120 fps, 10 bit log, Dolby Vision e strumenti più tecnici. Per un creator evoluto è quello più interessante, soprattutto se si vuole lavorare meglio su colore, focali e post-produzione. Alla fine del discorso, quali scegliere? Vabbè, la scelta è veramente molto personale. Xiaomi 17 Ultra è per chi vuole sperimentare, è il più affascinante, il più tecnico, il più diverso. Richiede più pazienza, però può dare scatti con una personalità veramente molto forte. Oppo Find X9 Ultra è quello che mette insieme il pacchetto più completo, fotocamera, autonomia, display, software, ricarica e nell'uso quotidiano
è quello che gira meglio. Diciamo che è quello che consiglieremo alla maggior parte delle persone. X300 Ultra è per chi mette la fotografia davanti a tutti. Abbiamo l'obiettivo principale da 35, il tele da 85, il bokeh naturale e l'approccio Zeiss. Quindi alla fine lo rendono veramente molto simile a una compatta evoluta. Quindi in sintesi Xiaomi è la scelta diciamo più emozionale, Oppo è la scelta più equilibrata e Vivo è la scelta più fotografica. Vabbè, e qui abbiamo concluso, voi non so quale scegliereste, scrivetecelo nei commenti, un saluto da Loris da Edo per Battista 70 Phone.